Aprire un'analisi su Attack on Titan tirando in ballo Adolf Hitler sembra un gesto volutamente incendiario, quasi un modo per dire allo spettatore: non siamo qui per fare la classica analisi da fandom. Eppure è proprio da questo paradosso che nasce la riflessione più interessante. Morte Bianca, in una delle sue letture su Eren Yeager, ha accennato a questo parallelo per non equiparare moralmente i due, ma per illuminare un punto cieco che spesso ignoriamo. Certi meccanismi psicologici si ripetono, indifferentemente che tu sia una figura storica o un personaggio di fantasia. Quello che ci interessa non è il confronto morale, quello sarebbe semplicemente idiota, ma la dinamica che accomuna entrambi. L'idea dell'uomo che la storia spezza e che proprio da quella frattura costruisce un progetto totalizzante. Eren viene al mondo sotto il segno della perdita, del tradimento, della scoperta precoce che il mondo non è un posto in cui vivere, ma un posto in cui sopravvivere fino alla prossima catastrofe. Hitler cresce in un dopoguerra fatto di umiliazione nazionale, identità smantellata e la sensazione tossica di appartenere a un popolo che si percepisce vittima e carnefice allo stesso tempo. In entrambe le storie, il trauma non resta nella sfera intima, muta, fermenta, diventa una lente ideologica, diventa un mandato e soprattutto diventa un delirio di necessità. La convinzione, spaventosa nelle sue implicazioni, di essere l'unico in grado di salvare il proprio popolo attraverso un gesto definitivo, totale, irreversibile. È l'archetipo del messia oscuro, colui che non guida ma trascina, che non libera ma sostituisce la paura con una sicurezza costruita sul terrore. E ovviamente la distanza fra i due è abissale, impossibile da colmare. Hitler è storia, con un progetto genocidiario calcolato. Eren è narrativa tragica, scritta appositamente per farci assistere alla caduta di un eroe, non per legittimarla. Ma il valore del parallelo sta proprio qui, nel mostrarci quanto sia labile la linea fra vittima e carnefice, quando il dolore smette di essere una ferita e diventa un'identità politica. Attack on Titan ci costringe a guardare questa metamorfosi senza filtri, senza retorica. Ci chiede di non giustificare Eren, ma di comprendere la logica dell'orrore, quel punto in cui la sofferenza personale diventa l'alibi per riscrivere il mondo da zero. E questo, volenti o meno, genera una certa fascinazione. Perché alla fine la domanda che ci resta addosso è sempre la stessa. Perché ci attrae così tanto vedere un personaggio che decide di distruggere tutto per aggiustarlo? Perché ci piace vedere tizi che devastano tutto? C'è un istinto strano, quasi primordiale, che ci accomuna, la voglia di vedere il mondo crollare, non in senso letterale, ma narrativo. Ci piace assistere al collasso, alle città che si sgretolano, alle civiltà che implodono, come se quell'apocalisse fittizia ci permettesse di guardare meglio la nostra. È un desiderio perverso, certo, ma non è un capriccio da spettatori annoiati. È uno specchio. Ogni fine del mondo che consumiamo è un modo per misurare il nostro disagio verso quello reale, quello quotidiano, quello fatto di ingiustizie, traumi, frustrazioni e sistemi che sembrano troppo grandi per essere aggiustati. Quando capisci questo, diventa ovvio perché Eren Yeager scateni un magnetismo quasi malato. Non perché fa cose brutte e noi siamo edgy, ma perché incarna perfettamente i motivi per cui l'Apocalisse continua a piacerci. La narrativa del collasso funziona per 3 ragioni precise. La catarsi, perché il disastro è un detonatore emotivo che libera tensioni accumulate. Riformula la morale, perché costringe a ridefinire cosa è giusto quando tutto è sbagliato. E infine offre la fantasia proibita della soluzione radicale, quella che nella vita reale non possiamo nemmeno immaginare senza sembrare folli. E quando tutte e 3 queste dimensioni si incastrano in un personaggio coerente, il risultato è devastante, nel senso migliore possibile. È per questo che Attack on Titan trattiene lo spettatore come un morso. Eren è il caso limite di questa attrazione. Ha il trauma,
alla rabbia, alla trasformazione, a tutto quello che serve per rendere la distruzione non solo comprensibile, ma, e qui sta il problema, quasi giustificabile. Il suo personaggio vive su 3 pilastri solidi. Coerenza psicologica. Lui non è arrabbiato perché sì, è un ragazzo che ha visto sua madre divorata davanti ai suoi occhi, che ha perso casa, identità, infanzia. Nel suo mondo, nel suo codice emotivo, la furia è plausibile, inevitabile, non stona mai. Punto di vista trasformativo. La storia attraverso Eren cambia sapore. Se seguissero un altro protagonista, Attack on Titan diventerebbe un'altra opera. È la sua prospettiva che deforma tutto. La politica, la morale, la guerra, perfino il ruolo del pubblico. Evoluzione coerente, da eroe ad antagonista. Non c'è un salto improvviso, non c'è incoerenza. La sua caduta non è un tradimento del personaggio, ma l'esito logico del suo percorso. È la traiettoria di qualcuno che ha smesso di credere nella salvezza e ha iniziato a credere nella necessità. Ed è proprio questa struttura psicologica, lucida, inesorabile, inquietante, che rende la sua discesa così appagante da seguire, perché non stiamo guardando un cattivo, stiamo guardando un arco completo, un personaggio che evolve come una ferita che si allarga, mantenendo senso, coerenza ed emozione. Seguirlo è come osservare un crollo controllato, scioccante, terribile, ma dannatamente difficile da distogliere lo sguardo. C'è un ultimo meccanismo, forse il più inquietante e il più umano: l'identificazione con chi compie il gesto estremo. Non perché diventiamo improvvisamente fanatici della distruzione, ma perché entriamo nella logica interna del colpevole. È una comprensione che non assolve, ma che spaventa per quanto è naturale. Con Eren succede esattamente questo. Condividiamo le sue paure, riconosciamo il suo trauma, seguiamo il filo dei suoi ragionamenti. Non approviamo le sue scelte, sempre almeno, ma capiamo da dove nascono. E questa comprensione crea un'empatia strana, sofferta, che rende la fine del mondo non solo guardabile, ma paradossalmente appagante. Perché guardare il disastro è un rito collettivo. È un modo per simulare la perdita senza viverla davvero, per contemplare l'abisso senza cadere dentro. Le opere apocalittiche diventano laboratori emotivi, posti sicuri in cui allenarsi al peggio, testare la propria ansia, dare forma alle paure che nella vita concreta non riusciamo nemmeno a nominare. Non è un caso che in epoche storiche instabili il consumo di Apocalisse esploda. Quando il mondo vacilla, cerchiamo storie che ci insegnino come attraversare la trasformazione. Ecco perché saghe come Attack on Titan diventano fenomeni globali, parlano il linguaggio delle nostre inquietudini. Ed è qui che sorge il vero problema morale. Quando l'antagonista è anche una vittima, la narrazione ci sbatte contro una domanda scomoda. Quanto siamo disposti a tollerare se il fine ci sembra giusto? Possiamo accettare mezzi atroci se a compierli è qualcuno che conosciamo, che abbiamo seguito, che abbiamo visto crescere? Eren ci trascina esattamente in quella zona grigia, ci obbliga a capire le sue ragioni senza offrirci la scorciatoia del perdono. Non ci chiede di schierarci, ci chiede di guardare. E alla fine il messaggio è tagliente. Siamo affamati di storie che mostrano trasformazioni totali perché ci permettono di esplorare alternative radicali senza pagarne il prezzo. La cultura pop è un simulatore morale. Ci dà la possibilità di vivere catastrofi, misurare reazioni, ripensare l'ordine del mondo, senza che nessuno debba però morire davvero. Ma la lezione più dura, quella che resta appiccicata addosso, è che capire non significa approvare. Attack on Titan ha il coraggio di mostrarci un uomo che vuole rifare il mondo dal nulla e poi
ci fa la domanda che nessuno vuole sentire. E tu, al suo posto, cosa faresti davvero? Beyond Hall,